Buonasera. Quando mi hanno detto che io avrei dovuto fare la prima talk, sono andato in crisi. Allora mi sono detto, va bene, sono in tema. E allora mi sono chiesto, dovrò iniziare a parlare di crisi. E mi sono fatto una domanda, ma la crisi è il problema o esiste un problema che ha generato la crisi? Crisi è una parola che deriva dal greco. La crisi è un momento tra uno stato di fatto e un altro stato di fatto. È un momento di cambiamento. Quindi la crisi non è una maledizione, la crisi è un'occasione. Ed è l'occasione per incontrarsi e capire qual è questo problema che ci accomuna tutti. Ma come facciamo noi in uno stato di crisi a incontrarci, quando questo stato di crisi ci allontana l'uno dall'altro? Secondo i greci, la creatività coincide con l'atto di creare la poesia. Quindi creare è uguale poetare. E la poesia, in tutte le sue declinazioni, è il teatro. Quindi canto, musica, danza. E non è un caso che siano stati i greci a inventare il teatro come evento sociale. Durante le rappresentazioni si parlava di etica, si parlava di morale, si parlava del futuro della polis. Quindi abbiamo questi due elementi, da un lato la crisi come occasione di incontro, dall'altro abbiamo il teatro come evento sociale. Secondo il matematico Henri Poincaré, la creatività è unire gli elementi già esistenti con connessioni nuove che siano utili. Ora, l'utilità di parlare di questi problemi è indiscussa. L'unica cosa che dobbiamo fare noi adesso è unire questi due elementi. Ma per unire questi due elementi è necessario creare un luogo, poiché queste nuove connessioni sono molto delicate. Evento sociale e teatrale da un lato, confronto dall'altro. Tutti i nostri respiri e tutto il nostro lavoro è dedito a creare questi luoghi. Il nostro motto è dare luogo. E il primo luogo che noi abbiamo deciso di trasformare è stato il luogo a noi più intimo, cioè il luogo in cui noi ci poniamo le domande quotidianamente. Abbiamo invitato il pubblico a partecipare in maniera attiva ai processi creativi e abbiamo creato Alto Fragile, una rassegna di processi creativi. Il pubblico è invitato a partecipare in maniera attiva, seguendo un processo creativo dal suo nascere fino alla sua fine. E alla fine di ogni tappa il pubblico lasciava una domanda, gliel'abbiamo chiesto noi, una domanda tematica sulla quale domanda poi lavoravano gli attori. Così il pubblico ha potuto partecipare in maniera realmente attiva e lo spazio della riflessione si è esteso dentro e fuori dalla scena. Per fare la promozione di Alto Fragile noi siamo andati in strada, abbiamo lasciato le nostre scatole Alto Fragile in tutta la città, abbiamo chiesto alle persone di diventare i nostri promoter e abbiamo capito una cosa, che le persone hanno voglia di partecipare, desiderano partecipare, allora ci siamo spinti oltre. Abbiamo detto un altro luogo noi dobbiamo chiedere alle persone, il loro luogo più intimo. Allora abbiamo bussato a casa delle persone. Abbiamo chiesto alle persone di darci i loro salotti, le loro terrazze, le cucine, i bagni. E abbiamo creato un festival, l'abbiamo chiamato Alto Fest. Un festival di arti performative per la riqualificazione umana e urbana. Abbiamo chiesto alle persone, ai donatori di spazi, di lasciare che degli artisti abitassero quei luoghi. E poi gli abbiamo chiesto di ospitare anche il pubblico. E così bagni, garage, terrazze si sono trasformati in luoghi di incontro. Alla fine di ogni giornata gli artisti, il pubblico e i donatori di spazi si sono incontrati nell'after fest che facevamo e hanno parlato dell'evento sociale al quale tutti avevano partecipato, insieme. Ma concludo parlando di un altro luogo, che parlare della crisi, sapere che c'è un problema, sapere che è condiviso, non basta. Aprire gli spazi, aprire i luoghi non basta. C'è un altro luogo che ognuno di noi può trasformare. Questo luogo risiede nella capacità di vedere il bello nelle cose, di vedere la poesia anche dove essa è nascosta. E questa cosa qui noi la rimpariamo ogni giorno quando lavoriamo con i matti del manicomio criminale di Aversa. E noi lì capiamo ogni giorno che questi uomini che si portano addosso i solchi della detenzione, i solchi della contenzione
farmacologica, questi uomini sono capaci di ritrovare dentro di loro un luogo in cui risiede la poesia, come la poesia risiede in ognuno di noi. E allora bisogna cambiare sguardo, bisogna lasciarsi attraversare dagli altri, bisogna lasciare che il nostro portato attraversi gli altri. Facciamoci luogo. Io sono sicuro con le mie spalle forse un angelo vestito da passante mi portò via dicendomi così meraviglioso. Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso?